Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andremo a iniziare finalmente la serie di tutorial primaverili e partiamo subito con dei fantastici fiorellini. Eccoli qua, guardate che carini! Sono semplicissimi da fare, si possono fare davvero di tutti i colori. Infatti io qua ne ho fatto uno rosso e uno rosa, ma nel tutorial andremo a utilizzare un terzo colore. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come Mille Creazioni Sonia. E mi raccomando, se rifai uno dei miei tutorial, taggami così io posso sia vedere che ricondividere i tuoi lavori. Iniziamo il nostro fiore dalla parte centrale, quindi come primo colore prendiamo il giallo o quello che voi avete preso per la parte centrale e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse andiamo a chiudere il nostro anello magico e andiamo a fare nella prima maglia dell'anello magico una maglia bassissima. A questo punto una catenella e la parte centrale è conclusa e possiamo andare a cambiare colore, quindi andiamo a tagliare il filo, mettiamo da parte il giallo e prendiamo adesso il colore che abbiamo scelto. Nel mio caso ho scelto questo azzurro. A questo punto potete andare a nascondere già da subito le varie codine, quindi la codina dell'anello magico e la codina di come abbiamo chiuso il lavoro. Io andrò a fare tutto alla fine. Adesso entro con l'uncinetto nella prima maglia, quindi nella maglia dove ho fatto la maglia bassissima, prendo il colore azzurro, lo posiziono dietro il lavoro in questo modo e vado a fare una catenella, così. Una volta bloccato il filo realizzo altre 2 catenelle. Adesso devo andare a fare 6 maglie alte, ma non le vado a chiudere, le lascio a metà. Vi faccio vedere, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella stessa maglia dove sono entrata prima, quindi dove ho fatto le catenelle, riprendo il filo e lo faccio passare all'esterno, tiro i 2 fili per allungarli bene, vado a chiudere le prime 2 asoline e lascio così. Non vado a chiudere la maglia alta. Adesso riprendo il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia, prendo il filo e lo faccio passare all'interno della maglia, tiro per allungare le asoline, prendo il filo sull'uncinetto, chiudo le prime 2 asoline. Devo proseguire così per altre 4 volte, quindi devo fare un totale di 6 maglie alte interrotte, entrando sempre tutte nello stesso punto. Una volta fatte le 6 maglie alte interrotte, dobbiamo andare a chiudere tutte le asoline che ci sono rimaste sull'uncinetto, vedete sono 2, 4, 6 e 7, le andiamo a chiudere tutte con una maglia bassa. A questo punto dobbiamo andare a fare altre 2 maglie basse, scusatemi, con una catenella, non con una maglia bassa. E a questo punto dobbiamo andare a fare 2 catenelle. Andiamo
alla base, quindi al centro del nostro fiore, nella maglia successiva a quella dove abbiamo lavorato fino ad ora, e andiamo a fare una maglia bassissima. E il nostro primo petalo è concluso. Vedete, così rimane girato. Noi dobbiamo andare e girarlo in questo modo, quindi portare le catenelle verso l'interno. Ecco fatto il nostro primo petalo. Questo procedimento lo dobbiamo fare per altre 5 volte e vi faccio vedere come proseguire. Allora, abbiamo fatto una maglia bassissima. Adesso dobbiamo andare a fare 3 catenelle. 1, 2, 3. Dobbiamo andare di nuovo a fare 6 maglie alte interrotte dove abbiamo fatto la maglia bassissima. Qui. Mi raccomando, non saltate nessuna maglia perché sennò poi non vi escono i 6 petali. Quindi andiamo a fare le 6 maglie alte interrotte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso chiudo tutto facendo passare il filo attraverso tutti i cappietti che ci sono rimasti e chiudo con una catenella. Realizzo altre 2 catenelle, vado alla base senza saltare nessuna maglia e nella maglia successiva faccio una maglia bassissima. Giro il lavoro, quindi porto il petalo e le catenelle verso l'interno e il petalo verso l'esterno. Io sono arrivata alla fine, come potete vedere ho chiuso l'ultimo petalo, ho fatto le 2 catenelle e devo andare a chiuderlo completamente, quindi chiudere anche il mio lavoro. Vedete qui c'era la maglia bassissima che abbiamo fatto all'inizio per chiudere la parte centrale. Io che faccio? Io entro lì in quella maglia e vado a fare una maglia bassissima. Una catenella e taglio poi il filo. In questo modo ho chiuso sia il petalo sia il mio lavoro. Questo è il fiorellino concluso. Adesso possiamo andare a eliminare tutte le varie codine. Vi do un consiglio: andate a legare insieme o comunque a bloccare il filo dell'anello magico, non andate a tagliarlo direttamente perché può succedere che si può poi andare a disfare l'anello magico e se succede è un bel problema. Quindi bisogna rifare il fiorellino da capo. Questo è quello che abbiamo fatto adesso insieme e questi sono gli altri che avevo già realizzato. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!